Ecco che viene la stagione, quando ogni fiore fremendo sullo stelo, come fosse incensiere si svapora, volteggiando nell'aria della sera, i profumi e i suoni, malinconico suono di valzer, languida vertigine. Quante emozioni scatenano gli odori, passioni, nostalgie, desideri riemergono distinto dal nostro inconscio. E quando annusiamo un profumo, in un attimo, siamo in luoghi lontani, riviviamo momenti particolari, ci ricordiamo di una persona speciale. L'olfatto, il più ancestrale dei sensi, è la via d'accesso alle nostre emozioni. Così come le note di una musica possono trasportarci altrove, senza muovere un passo. È la magia che accomuna profumi e musica. Benvenuti alla cerimonia del premio Accademia del Profumo 2021. Ogni fragranza è un atto di straordinaria creatività e Accademia del Profumo ne promuove ogni giorno la cultura. Da note e accordi nascono fragranze e musiche che suscitano emozioni, sogni, ricordi e fantasie. Vi invitiamo all'ascolto di musica e profumi. Compositore di note olfattive o musicali? Chi crea un profumo è chiamato naso. È lui che, come un compositore di musica, lega le note olfattive di una partitura unica e inconfondibile. Per farlo deve conoscere centinaia di odori, con le loro sfumature e intensità. Deve sapere immaginare un profumo così come il compositore sente la sua musica, ancor prima di averla scritta su una partitura. Il naso che quest'anno si aggiudica il riconoscimento è Carlos Benaim per My Way. I want to thank Giorgio Armani. His vision of feminine beauty was my inspiration for this fragrance. And I want to thank also our dear friends at L'Oréal, who produce such a magnificent perfume, my talented colleagues who helped me with the development, and to the esteemed Accademia del Profumo, many, many thanks. Non risponderò che quanto sono contento e quanto apprezzo che mi concedete questo onore. Thank you. L'ambiente dove si genera la musica influenza la percezione della musica stessa. Così è anche per il profumo. La confezione che lo avvolge non è solo un involucro, è parte stessa della fragranza, la rende unica. Il design, il vetro, la confezione sono legati alla percezione sensoriale che si vuole dare a quella fragranza. Ogni particolare definisce completa la personalità del profumo e la sua affinità al nostro gusto.
miglior packaging maschile è Ferragamo. Il miglior packaging femminile è Black Orchid Parfum. Vivaldi, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini. Sono solo alcuni compositori che grazie alle loro musiche hanno contribuito a far conoscere la cultura italiana nel mondo. Così è stato anche per i profumi. Caterina Sforza, Isabella d'Este e Lucrezia Borgia facevano gran uso di fragranze nel Rinascimento. E nel 1533 è stata Caterina de' Medici a esportare in Francia l'uso dei profumi grazie agli ufficiali da ornamento e da profumo che l'accompagnano nel lungo viaggio verso la corte francese. Musica e profumi italiani hanno varcato i confini, dando del nostro paese un'immagine di straordinaria bellezza. Il miglior profumo made in Italy maschile è Ferragamo. Il miglior profumo made in Italy femminile è Signatures of the Sun Yuzu. Musica e profumo sono espressioni d'arte intangibili, cariche di emozioni, difficili da tradurre in immagini o parole. Comunicare un profumo significa tradurre la sua dimensione evocativa in un messaggio concreto, mantenendone viva la suggestione. Così come il balletto offre la sua gestualità e grazia alla musica, rendendola visiva.
La miglior comunicazione maschile è Dior Homme Eau de Toilette. La miglior comunicazione femminile è Voce Viva. Impalpabili, emozionanti, eccitanti. I profumi e la musica si assomigliano anche in questo. Possono accomunarci ma anche distinguerci, renderci unici, offrirci la possibilità di dare risalto a ciò che siamo e sentiamo, accompagnando il nostro vivere quotidiano e il nostro desiderio di unicità. Il miglior profumo collezione esclusiva grande marca è A Chant for the Nymph. La storia della musica si perde nella notte dei tempi, così come quella delle prime fragranze. E se la musica nel tempo si è arricchita di nuovi strumenti e sonorità, anche il mondo del profumo ha sperimentato nuove strade, portando alla creazione di fragranze libere dalle strutture classiche, talvolta modulate sulle note di un'unica materia prima, eppure sempre così complesse per dare vita a racconti unici e insoliti. Il miglior profumo artistico marca affiliata è Fils de Joie.
miglior profumo artistico marca indipendente è Chicago High. Le note, siano esse musicali o di un profumo, diffuse in un ambiente possono dialogare con le nostre emozioni, aiutandoci a recuperare serenità e calma o anche stimolando la nostra energia e vitalità. Sempre più gli accordi olfattivi e musicali fanno parte dello spazio in cui viviamo o lavoriamo per trasmetterci sensazioni di benessere. La miglior profumazione d'ambiente è aperitivo in terrazza. Come si passa dall'idea di un profumo alla sua realizzazione? Il direttore d'orchestra guida e coordina i musicisti con la sua bacchetta. Così il naso creatore prova e confronta le diverse fragranze che compone, dirigendo con le mouillette la creazione della miglior sinfonia di profumi. Prova dopo prova, il naso individua gli accordi che corrispondono alla sua idea di profumo. Ci vuole esperienza, competenza, tempo e pazienza. E non c'è da stupirsi se per realizzare un profumo spesso occorre qualche anno. La miglior creazione olfattiva maschile è Le Mâles Les Parfums.
Alors, on est très content avec Nathalie Chettou, parce que c'est une co-création avec Nathalie, de recevoir ce prix, et donc un grand merci à l'Accademia del Profumo pour ce prix pour le mal de parfum. On est très heureux et très fiers. C'était une création autour du mal, donc à chaque fois qu'on touche au mal de Jean-Paul Gaultier, on touche à un mythe, donc c'est toujours à la fois intimidant et en même temps très excitant. L'idée était de réécrire ce mal iconique avec peut-être des codes d'aujourd'hui, en réinventant peut-être des équilibres dans la formule, tout en gardant sa structure. La miglior creazione olfattiva femminile è My Way. Olfatto e udito, profumo e musica. L'esplorazione di queste arti, che abbiamo mostrato essere così simili tra loro, ci guida ora al momento finale, nel quale protagoniste sono le fragranze più amate dal pubblico. Creatività, ricerca, cultura, arte, design. Ogni profumo è tutto questo. È unico e memorabile. Nessun altro profumo sarà come lui. Impresso nella memoria, in ogni momento può riallacciare il filo con il passato e con le nostre emozioni. Il miglior profumo maschile dell'anno è Acqua di Gio Profondo. Il miglior profumo femminile dell'anno è Narciso Eau de Parfum Ambré. Musica e profumi sono indissolubilmente legati al nostro essere e sentire. Un buon profumo è come una musica perfettamente eseguita. Si diffonde nell'etere e diventa magia. Grazie al profumo che ogni giorno ci regala emozioni straordinarie.